Per troppo tempo ci è stato detto che non c'era alternativa. Per troppo tempo abbiamo pagato le scelte politiche sbagliate di una classe politica miope ed egoista. Il Parlamento si è trasformato in una stanza lontana e inaccessibile. I partiti sono diventati dei comitati elettorali al servizio del leader di turno, senza una chiara visione per il futuro del paese. Avete capito bene? Il risultato? Sempre meno persone partecipano attivamente alla vita politica del paese, perché la sentono lontana dalla propria realtà. Il livello di astensione ha toccato i livelli mai visti nella storia repubblicana, perché un pezzo d'Italia non si sente rappresentata o crede che oramai votare non serva più. Ieri la pandemia e oggi la guerra in Ucraina hanno reso sempre più evidenti i problemi che necessitano di risposte. Aumento della povertà e dello sfruttamento, dispersione scolastica, giovani generazioni senza prospettive e senza futuro, disoccupazione, salari bassi, lavoro precario, emarginazione delle minoranze e una crisi climatica senza precedenti. È giunto il momento di prenderci il nostro spazio e affrontare queste urgenze con serietà e radicalità. È ora che tutto cambi. Non saremo da soli in questo cammino, perché siamo un movimento transnazionale di persone che dalla Grecia alla Svezia si batte per un'Europa davvero solidale. Lo diciamo da quando siamo nati. Abbiamo la testa in Europa, ma i piedi ben saldi nei nostri territori. Ed è giunto il momento di dare voce ai nostri territori, a tutte quelle persone che quotidianamente vivono sulla propria pelle i disastri della politica, che si impegnano e lottano per una vita dignitosa, per tutte e tutti. È per questo che sentiamo il bisogno di una piattaforma nazionale per essere rappresentati. Mera 25 sarà tutto questo. Non saremo solo un altro partito politico. Siamo un movimento di persone che lotteranno per riprendersi ciò che è nostro. È arrivato il momento di cambiare tutto. Grazie. Volevo darvi il benvenuto qui questa mattina. È sempre bellissimo vedere così tanta gente che il sabato mattina abbia voglia di venire a testimoniare il lancio dell'ennesimo partitino della sinistra insignificante. O forse no, ok? Forse c'è qualcosa di diverso. Forse questa volta qualcosa cambia. Facciamo due conti. Per chi non lo sapesse, DiEM25 nasce tanto tempo fa, nasce nel 2016, Movimento per la Democrazia in Europa. Nasce in un momento particolare, dopo l'esperienza terribile della gestione da parte della Troika, la gestione terribile della crisi del debito greco. Dopo tanti anni il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto gli incredibili errori che sono stati commessi, che hanno falcidiato la popolazione, il welfare e la democrazia in Grecia. E lì è nata la consapevolezza della necessità di cambiare queste istituzioni, di democratizzarle. E questo movimento che è partito ha fatto immediatamente, nei primi anni, centinaia di migliaia di membri in tutto il continente. Non era abbastanza. Abbiamo unito all'interno del movimento le migliori menti accademiche ed artistiche. E nel 2019 siamo stati tra i primi a sinistra a parlare delle necessità di un Green New Deal. L'abbiamo lanciato, un white paper e un documento programmatico estremamente dettagliato che fosse in grado di superare quell'annosa frattura rosso-verde che per decenni ha attanagliato la sinistra. La possibilità di creare lavoro verde, la possibilità di redistribuire ricchezza e di portare progresso, mentre al contempo si lavorava per ridurre la carbon footprint dei nostri paesi e delle nostre industrie e nel nostro piccolo provare a salvare il pianeta. Non era abbastanza. Le sfide erano globali, le crisi che continuavano ad attanagliarci erano globali. 2020 allora, insieme al Sanders Institute di Bernie Sanders, abbiamo fondato l'Internazionale Progressista, un movimento che riunisse
associazioni e partiti da tutto il mondo che fossero uniti sotto la stessa battaglia, con una particolare attenzione verso il sud del mondo, Sud America, Africa, Asia, non soltanto Europa e Stati Uniti. Non era abbastanza perché nonostante fossimo riusciti a creare una visione di ampio respiro come mancava da tanti anni alla sinistra, eravamo ancora distanti dai luoghi del potere, dalle stanze decisionali. Chi rappresentava gli interpreti che avrebbero dovuto rappresentare queste stanze si perdevano dietro a combriccole di breve respiro, tatticismi, personalismi, e non davano una vera rappresentanza ai tanti e alle tante cittadini e cittadine, persone comuni e militanti di sinistra che chiedevano una voce. E mentre succedeva tutto questo, le nostre riunioni, nei nostri comitati in giro per l'Europa si riempivano di militanti, delusi, alla ricerca di qualcosa più grande. Ce lo siamo sempre detti, siamo nati per dare una speranza all'Europa. E quindi abbiamo deciso di metterci in gioco. Ci siamo messi in gioco creando non tanti partiti, ma lo stesso partito in ogni nazione. Siamo partiti dalla Grecia, poi in Germania, oggi in Italia, domani in Olanda e presto in ogni paese europeo. Lo stesso partito, perché la battaglia è una, coerente, anche se combattuta in luoghi decisionali diversi. È necessario che la stessa battaglia sia combattuta a livello europeo e ai livelli nazionali. In che cosa siamo diversi? Siamo diversi perché siamo una moltitudine di attivisti, volontari, membri che da tutta Europa, molti sono qua con noi oggi, che con grande spirito di sacrificio sono venuti a portare il loro supporto, a darci risorse, speranze, idee, forza e coraggio, e creare quella rete di solidarietà europea che le stesse istituzioni europee non sono riuscite a fare. Siamo diversi perché siamo un progetto che parte da lontano, non siamo un cartello elettorale che nasce 2 mesi prima del voto e si dissolve 2 giorni dopo. Non siamo la brutta copia in salsa italiana di un progetto che fuori ha funzionato un pochettino meglio. Siamo un progetto che vuole andare lontanissimo, che abbiamo una visione che ci porta a cambiare le nostre società in ogni singolo paese e a cambiare l'Europa, per terminare con un progetto di Costituente europea che è necessaria per salvare l'Europa. Non siamo soprattutto un movimento di protesta fine a se stessa. Siamo un movimento e da oggi un partito con dei valori chiari, con una visione chiara, con un progetto chiaro, che non si dissolve al sole, come neve al sole non appena varchi i confini nazionali, che non sa con chi allearsi o a chi fare riferimento non appena arrivano le nuove sfide, che si congratula e si unisce a Bolsonaro il lunedì e con Lula il martedì, con Trump il mercoledì e il giorno successivo con Biden. Noi sappiamo che società vogliamo, sappiamo quali sono i nostri valori, le nostre idee e qual è la sfida che vogliamo portare avanti. Ma soprattutto non siamo un gruppo di pigri burocrati che si è autonominata custode del termine progressismo e che però è completamente incapace di offrire un'alternativa al sistema che sta continuando a produrre disastri nelle nostre società, sempre con la scusa del voto utile, del pragmatismo, del realismo. Tutte scuse che ci permettono di restare sotto il gioco di una sorta di sudditanza psicologica che subiamo da oramai 30 anni. Il nostro pragmatismo e il nostro realismo li dimostriamo ogni giorno. Il nostro pragmatismo sta nel ammettere e dire e urlare a grande forza che lasciare da soli gli ultimi della nostra società, lasciare che la nostra società si impoverisca giorno dopo giorno e non curarcene è una bomba d'orologeria pronta a scoppiare.
Il nostro realismo sta nel sottolineare come la comunità scientifica ha un pieno consenso e urla da tanto tempo la necessità di cambiare radicalmente rotta. Ignorare queste due cose non è né pragmatico né radicale, vuol dire non sapere leggere la società in cui viviamo e abbiamo bisogno di voltare pagina. Il mondo sta cambiando in maniera inesorabile, ad una velocità sorprendente. Pensate alla lotta che stanno portando avanti le donne in Iran, che con incredibile coraggio e sprezzo delle proprie vite stanno provando a lottare per la libertà. Provate a pensare a quanto è aumentata la frequenza dei disastri climatici e quanto è aumentata la portata delle loro conseguenze. Gli incendi in Australia, che hanno devastato un ecosistema, le alluvioni in Pakistan, che ha prodotto 35 milioni di sfollati, o la siccità che ci ha assolutamente devastato quest'estate, portato addirittura a richiedere lo stato di emergenza e il razionamento dell'acqua, immediatamente seguito dal primo monsone che ha fatto disastri nelle Marche. Perfino qua da noi sentiamo con incredibile potenza quanto abbiamo la necessità e l'urgenza di cambiare rotta. Continuare a negarlo non è né pragmatico né realista. C'è anche un'altra cosa molto importante che sta cambiando. Qua in Occidente abbiamo cominciato a produrre un nuovo fenomeno, quello dei lavoratori poveri. Stiamo distruggendo la nostra società facendo aumentare la quota di persone che, nonostante abbia un lavoro, nonostante sia produttivo, come dicono i giornali, resta sotto la soglia di povertà, e gli studi ci dicono che non è più come un tempo. Si comincia con un lavoretto, poi piano piano si fa carriera, ci si stabilizza, no? Adesso, una volta che si entra nel circolo vizioso del lavoro sottopagato, è difficilissimo uscirne. Non ne esci più. La lotta a queste diseguaglianze doveva essere una priorità di tutti i governi che abbiamo avuto, non lo è mai stato, non lo sarà di questo governo che ha succeduto il governo Draghi e a quelli precedenti, non lo è stata per loro, non lo sarà per questo di oggi. In perfetta continuità con quelli precedenti, va detto. Noi queste cose le abbiamo imparate, anche in questo siamo differenti, perché da tanti anni abbiamo intrapreso un percorso insieme alla rete dei numeri pari, per stare a fianco nella lotta e ad ascoltare una rete incredibile di realtà sociali che è in prima linea per combattere la povertà, per combattere le diseguaglianze, per combattere lo sfruttamento, per combattere le mafie. E loro ci hanno insegnato il valore del mutualismo, ci hanno insegnato il valore dello stare in prima linea e sporcarsi le mani, e soprattutto ci hanno raccontato come da tanto tempo loro non si sentono più ascoltati e non trovano più rappresentanza. Questa è forse una delle cose più gravi. Questo percorso che abbiamo portato avanti da tanti anni è culminato con la manifestazione di sabato scorso, ma andrà ancora avanti per tanto tempo, perché è inevitabile che questo pezzo sempre crescente della nostra società trovi voce, trovi rappresentanza. E quindi, se devo parlarvi della nostra missione, comincerei proprio da questo. La nostra missione è quella di stare con gli ultimi, per gli ultimi, e soprattutto a fianco e lavorare con e dare voce alle realtà che lavorano per loro, con loro, ogni giorno in prima linea per sporcarsi le mani. Questa è la nostra radicalità. La nostra missione è anche nel poter contare sulla capacità di aiuto e solidarietà da parte di tutti i nostri militanti, tutti i nostri supporter, tutti i nostri iscritti in Italia, in Europa e fuori dall'Europa, anche nel mondo, che ogni giorno ci danno forza, ci danno coraggio, ci danno risorse per poter portare avanti questa nostra battaglia. Questo è il nostro realismo. E per terminare,
riuscire a leggere la nostra società, riuscire a capire quali sono i nostri problemi grazie all'aiuto delle migliori menti accademiche ed artistiche che ci permettono di sintetizzare nelle migliori proposte, le proposte migliori per sopravvivere, per noi, per tutta la società, non soltanto per gli ultimi. Questo è il nostro pragmatismo. Se è vostro desiderio voltare pagina e riuscire ad andare oltre questo continuo presente che continua a ripetersi giorno dopo giorno, ma sempre un pochettino peggio, il vostro cammino nasce qui e ora. Il vostro cammino nasce con Mera25 oggi. Non so se funziona. Check. Ok. A seguire avremmo dovuto avere l'intervento di una compagna per noi molto importante, si chiama Simona Aloisio, arriva da Bologna, dove sta facendo un lavoro incredibile. Purtroppo per motivi di salute non è potuta essere qui con noi e quindi ci ha mandato un contributo video che manderei immediatamente. Ciao a tutte e a tutti, io sono Simona, un membro di DM25. Oggi purtroppo non posso essere a Roma per ragioni personali, ma avrei veramente voluto essere lì e vedervi tutti quanti, immagino che siate tantissimi. Avrei voluto esserci perché oggi è un giorno importante per DM25 e per Mera25 che nasce oggi. E perché oggi è un giorno importante? Perché oggi, più di qualunque altro momento storico, c'è una domanda che esige una risposta. Ed è una domanda che immagino chiunque di noi si è posto nel momento in cui è andato a votare alle elezioni del 25 settembre 2022, se non anche prima del giorno delle elezioni. E questa domanda è: chi mi rappresenta? Politicamente parlando, chi mi rappresenta? E io a questa domanda mi sono risposta nessuno. Oggi, politicamente parlando in Italia, non mi rappresenta nessuno. E da qui deriva un'altra domanda: cosa si può fare? C'è uno scrittore che mi piace particolarmente, che si chiama Alessandro Leogrande, che in uno dei più bei libri che ha scritto, a mio parere, La frontiera, parla di enigma del non agire. Che cosa si può fare? Possiamo scegliere di non agire oppure possiamo creare un'altra risposta. E quest'altra risposta per me oggi è Mera25. La nascita di Mera25 è infatti, secondo me, l'espressione di un dovere civico di cui occorre in Italia, soprattutto dopo le elezioni del 25 settembre, ma anche a livello europeo, un dovere civico di cui farsi carico, ossia il dovere di cambiare, di progredire, di agire. Ho scelto DM25 per 3 motivi principali. Il primo perché è l'unico movimento progressista europeo che pone soluzioni europee a problemi collettivi europei, superando le frontiere statali. In secondo luogo perché riporta la politica a quello che è la sua reale radice, ossia il cittadino. Sono i cittadini che sono chiamati a prendere le scelte, a fare le scelte che riguardano appunto l'attività collettiva, la vita pubblica. E il terzo motivo per cui ho scelto DM25 è perché in Italia DM25 e da oggi Mera25 è stato e sarà appunto l'unico movimento e l'unico partito a parlare finalmente di democrazia. Vi ringrazio tutti, vi auguro un buon proseguimento e vi abbraccio. Grazie a Simona, che spero ci stia seguendo. Purtroppo problemi di salute hanno impedito a lei di essere qua con noi. Proseguirei con Andrea Serra, membro del coordinamento italiano e responsabile delle politiche.
Quando penso al rapporto tra l'elettore tipo di sinistra e la sinistra, mi viene sempre in mente una scena di Boris, Gli occhi del cuore, quella in cui Guzzanti con un bastone tra le mani sevizia il povero Alessandro, lo stagista, e gli dice: quello tra noi due che sta facendo di tutto perché io non ti meni sono sempre io. E l'elettore di sinistra in campagna elettorale dice più o meno la stessa cosa alla sinistra: quello tra noi due che sta facendo di tutto perché io ti voti sono sempre io. Perché se dovessi aspettare qualcosa di credibile, di positivo nella tua proposta politica, probabilmente non ti voterei. Noi non vogliamo costruire un partito per quella elettrice o per quell'elettore. Noi vogliamo costruire un partito con quell'elettrice e con quell'elettore, cioè con quegli elettori che sono stanchi di votare vuoti cartegli elettorali che muoiono il giorno prima delle elezioni, non il giorno dopo. Noi vogliamo contribuire a colmare quel vuoto lasciato dalla politica che oggi è riempito quasi esclusivamente dal lavoro di centinaia di soggetti sociali che attraverso il mutualismo cercano di dare una mano verso le persone che soffrono e che hanno bisogno. Abbiamo elaborato un programma, non posso dirvelo nel dettaglio, ma alcune cose vorrei evidenziarle, a partire dalle questioni legate al lavoro. I diritti del lavoro vanno ridefiniti in una società che non è più quella del Novecento, come abbiamo scritto nella nostra campagna Lavoro Se. Noi vogliamo il diritto alla disconnessione, cioè il fatto di non essere raggiungibili sempre attraverso i nostri device oltre l'orario di lavoro. Vogliamo la riduzione dell'orario di lavoro per avere più tempo per la nostra vita e per le nostre esigenze. Vogliamo l'aumento dei salari, che è una cosa che si può ottenere domani mattina detassando gli aumenti decisi dalla contrattazione collettiva. Abbiamo in mente quello che abbiamo definito job guarantee e che anche Bernie Sanders in America ha lanciato, ossia che lo Stato garantisca a chi lo richiede un lavoro nel luogo in cui abita, anche come strumento contro lo spopolamento dei piccoli centri urbani in favore della città. E vogliamo un reddito universale di base, che non è quello di cittadinanza deciso dal Movimento 5 Stelle, per un semplice motivo: noi siamo cittadine e cittadini e in quanto tali abbiamo diritto a una vita libera e dignitosa anche quando siamo fuori dal mercato del lavoro, perché siamo disoccupati o perché abbiamo deciso di curare un nostro familiare, di svolgere un lavoro genitoriale. Noi ci hanno detto: guardate, fate attenzione, tra qualche anno le macchine vi ruberanno il lavoro. Non è vero, sta accadendo esattamente il contrario. Siamo noi che rubiamo il lavoro alle macchine per un semplice motivo: per un'azienda è più conveniente assumere 3 persone che fare un investimento in macchinari, perché se quelle 3 persone io le sottopago e le sfrutto, mi conviene più averne 3 che fare un investimento in tecnologia. Ecco, noi dobbiamo salutare il Novecento e finalmente entrare nel nuovo secolo. Dobbiamo anche allargare i diritti sociali, il diritto di curarsi gratuitamente e vicino casa. Chiediamo l'istituzione di un reddito di istruzione che accompagni le famiglie, le studentesse e gli studenti dal nido all'università. Così anche i diritti civili, perché vogliamo cambiare una società che non ha ancora fatto i conti col suo passato coloniale e con il suo presente ancora misogino, patriarcale e xenofobo. Il diritto alla casa va garantito: avere un tetto sopra la testa, un posto dove tenere le proprie cose, un luogo dove costruire relazioni e affetti è un bisogno fondamentale di ogni persona. La lotta alle mafie deve ritornare ad essere una priorità assoluta del Paese, anche attraverso il superamento della cultura del proibizionismo in tema di droghe leggere. Il diritto di vivere in un mondo senza conflitti. Noi siamo allineati alla pace, non alla NATO. E insieme all'Internazionale Progressista, Mera25 è parte del movimento dei non allineati che ha l'obiettivo di trasformare l'Europa da appendice della NATO ad un'unione indipendente che lavori per la pace nel mondo. Dobbiamo garantire giustizia sociale
e giustizia ambientale. Siamo stati i primi in Europa, come ricordava Federico, a parlare di Green New Deal, perché oggi serve lottare per coniugare le esigenze dell'uomo con quelle della terra, abbandonando un modello di sviluppo capitalista e finanziario che ha causato povertà, crisi e devastazione ambientale. Noi non siamo per lo sviluppo verde, noi siamo per un progresso verde. Non permettiamo che anche questo settore sia lasciato in mano alla speculazione finanziaria di pochi, ma facciamo in modo che ogni casa, ogni appartamento, ogni azienda, ogni ufficio pubblico sia autonomo, perché non vogliamo passare dal gigantismo fordista delle grandi centrali elettriche o a carbone al gigantismo delle rinnovabili e magari tra qualche anno ci troveremo a detestarci per quello che abbiamo fatto, perché magari abbiamo sottratto spazio all'agricoltura, abbiamo deturpato il paesaggio, abbiamo comunque invaso ecosistemi fragili. Qualcuno leggendo il nostro programma potrebbe dire: beh, però siete fin troppo estremisti. 40 miliardari italiani, 40, non 400, 40, non 4.000, non 400.000, 40, non 4 milioni di italiani. I 40 super ricchi in Italia detengono il reddito di 18 milioni di italiani. Questo è estremismo. Questa società è estremista, non le nostre proposte. Noi abbiamo proposte radicali per cambiare questo modello economico in cui i mega profitti e le retribuzioni sono oramai così distanti, il solco tra loro è diventato una voragine, come così la differenza tra i ricchi, spesso evasori ed elusori tributari, e i poveri è diventata indecente. Qualcuno leggendo il nostro programma potrebbe dire: no, belle le idee, il reddito di cittadinanza, il reddito di istruzione, tante cose molto interessanti. Ma da dove prendiamo tutti questi soldi che abbiamo bisogno per il nostro programma? Ecco, io vorrei che facessimo un esercizio collettivo, che chiudessimo gli occhi, tirassimo un bel respiro e ci scrollassimo di dosso questo cavolo di senso di colpa che abbiamo noi di sinistra ogni volta che proponiamo l'aumento dei diritti. Vi dico un segreto, però non lo dite a nessuno, e se lo dite non dite che ve l'ho detto io. I soldi ci sono e ce ne sono tanti. Certo, se li cercate tra quelle famiglie che galleggiano e che magari se arriva a una spesa medica improvvisa entrano nel collasso, lì i soldi è difficile che li trovate. Se li cercate tra quegli 11 milioni di famiglie che sono in una condizione di povertà è difficile che lì troverete i soldi. Se li cercate tra quei 40 super ricchi italiani, lì probabilmente i soldi li cercate. Se li cercate tra gli elusori e gli evasori fiscali, circa 100 miliardi li trovate. Se li cercate tra la corruzione, lì probabilmente 160 miliardi li trovate. Se li cercate tra i corrotti e i corruttori, lì i soldi li trovate. Se li cercate tra chi utilizza i paradisi fiscali, lì di soldi ne troverete abbastanza per attuare queste nostre proposte. Il mondo non ha mai prodotto tanta ricchezza come in questi ultimi decenni, ma è concentrata nelle mani di un pugno di uomini. Noi vogliamo spezzare questo che abbiamo definito socialismo al contrario. Aiuti di Stato, salvataggi, elusione, evasione, paradisi fiscali per pochissimi e l'austerità per tutti noi. Queste sono alcune delle proposte che Mera25 vuole attuare per costruire una società che, anziché mettere al centro il mercato, il profitto di una elite, il consumo folle e sfrenato delle risorse del pianeta, risponda alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, salvaguardi e rispetti l'ambiente, renda la vita di ognuno di noi vissuta in felicità. Evviva Mera25, evviva l'Internazionale Progressista, evviva DiEM25, abbiate cura di voi e degli altri. Adelante! Grazie Andrea, grazie.
Io prima ho menzionato il nostro percorso che abbiamo compiuto con estrema convinzione, estremo coraggio insieme alla rete di Non Unimi Pari, ed è un enorme privilegio per me poter invitare il coordinatore Giuseppe De Marzo qui con noi. Grazie. No, davvero sono io che ringrazio voi, perché il vostro impegno al nostro fianco, prima che le parole, ma anche le parole di Federico, di Andrea, di Patrizia, ci fanno sentire qui a casa, è inutile nascondercelo. Vorremmo condividere con voi alcune valutazioni che insieme a 600 realtà portiamo avanti nel nostro paese. Noi abbiamo iniziato questo percorso 9 anni fa, insieme grazie a Don Luigi Ciotti, che penso voi tutti conosciate, di Libera e del gruppo Abele. Intuivamo che i numeri delle diseguaglianze e l'impoverimento nel nostro paese iniziavano ad andare fuori controllo, per cui, consapevoli di essere insufficienti, noi come Libera non siamo in grado di sconfiggere da soli le mafie, evidente. La CGIL non è in grado di costruire lavoro, la FIOM non è in grado di difendere gli operai e di garantire diritto alla salute in questo momento nel Paese, come la cooperazione sociale, le associazioni antiusura, i compagni e gli amici che vedo anche qui. Non siamo in grado di portare a termine il nostro impegno da soli. Siamo consapevoli di essere insufficienti e di essere in una fase della storia in cui dobbiamo essere insieme. Nel corso degli anni abbiamo costruito, grazie anche a voi, una leadership condivisa, plurale, femminile, su una piattaforma intersezionale. Ci abbiamo imparato a dire che se Unione Inquilini si batte per il diritto all'abitare, anche noi di Libera ci dobbiamo battere per il diritto all'abitare, e quelli di Unione Inquilini si battono per la lotta contro le mafie, contro il welfare sostitutivo e così via. Abbiamo costruito una piattaforma che va dal diritto al reddito di cittadinanza, che è un diritto, qualcuno nel nostro Paese se l'è scordato, al salario. Siamo l'unico Paese che non ha ancora un salario minimo garantito, come sapete, secondo anche i contratti collettivi nazionali. Abbiamo lavorato sul diritto all'abitare, sul welfare sostitutivo mafioso, sulla riconversione ecologica delle attività produttive, ma evidentemente siamo insufficienti, perché da anni nel nostro Paese, il Paese che amiamo, l'Italia, le diseguaglianze, l'esclusione sociale, la discriminazione continuano a crescere. Siamo davanti a una pandemia, la pandemia delle diseguaglianze, e a una variante nel nostro Paese, che è la variante criminalità. Tutti i reati spia, dal cambio delle operazioni finanziarie al cambio giuridico delle società, alle truffe, sono in costante aumento. Il nostro è un paese in zona rossa. Pensate che solo nella nostra città, qui nella capitale d'Italia, i clan sono 94, sono 100 le piazze dello spaccio. Per cui capite che siamo confusi quando ascoltiamo chi guida le nostre istituzioni, perché non capiamo come può un paese che ha 6 milioni di persone in povertà assoluta, 10 milioni di persone in povertà relativa, 10 milioni di persone che non possono più curarsi, il 30% di analfabetismo di ritorno, il 20% di dispersione scolastica, 4 milioni di working poor, noi non riusciamo a capire come nel nostro Paese si possa uscire da una situazione in cui, a prescindere da chi guidi il governo, la nostra condizione materiale ed esistenziale continua a peggiorare. Il dato vero strutturale è questo. Sono 15 anni che, secondo l'Istat, Eurostat, il Censis, nel nostro Paese le diseguaglianze e la povertà aumentano. Abbiamo istituzionalizzato e normalizzato la povertà. Nessuna forza politica ritiene prioritario sconfiggere, insisto, sconfiggere, non contrastare le diseguaglianze e le mafie. Il PNRR rischia di essere non solo un'occasione mancata nel nostro Paese, l'abbiamo denunciato anche a San Giovanni la scorsa settimana, ma un dramma. Next Generation EU era stato pensato per l'equità sociale e la sostenibilità ambientale. Il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo al Covid. Ecco, purtroppo di quei 200 miliardi destinati all'equità sociale e alla sostenibilità ambientale rimane ben poco. Stiamo continuando a investire in carbone, gas, nucleare. Dopo 11 anni di austerità, 2 anni di pandemie, in cui la crudele pedagogia del virus ci hanno raccontato di come abbiamo pagato noi, ceti popolari e ceti medi, il prezzo della crisi, adesso arriva la guerra.
La guerra per noi si traduce nel caro bollette, nell'aumento delle energie, delle spese delle energie. Significa ulteriormente colpire i più poveri, i lavoratori, i precari nel nostro Paese. È una situazione davvero inaccettabile. Durante le elezioni non siamo stati ascoltati da nessuno e per rispondere ai nostri bisogni abbiamo costruito delle proposte, perché non abbiamo più bisogno di ipocrisie da parte della politica. Invece oggi la guerra sta imponendo la sua agenda e viviamo una situazione drammatica. Mentre dall'altra parte si è aperta la COP27 in Egitto e siamo consapevoli che, secondo il segretario delle Nazioni Unite, viviamo il tempo della catastrofe ecologica. Per cui da un lato abbiamo una situazione di costante aumento delle diseguaglianze, l'impossibilità di cambiare la base produttiva del Paese per riconvertire l'economia e creare posti di lavoro finalmente degni, liberi dallo sfruttamento. Siamo in una situazione davvero molto, molto complicata. E allora vogliamo condividere con voi questa riflessione. Noi siamo consapevoli che tutte le crisi che stiamo vivendo, dal collasso climatico, all'emergenza sanitaria, alla salute pubblica, alla sicurezza alimentare, sociale, il lavoro, le migrazioni, tutti questi problemi sono problemi interconnessi, interdipendenti. Per questo abbiamo bisogno di un approccio sistemico. Dobbiamo uscire da una visione meccanicistica, non basta solo dire che questo sistema economico, il sistema liberista, è la più grave minaccia per la nostra terra, per il nostro pianeta. Dobbiamo anche dire che patriarcato e colonialismo sono anche altri due virus drammatici che dobbiamo combattere. E dobbiamo uscire da una visione meccanicistica ricordandoci che la vita è una rete di vite interconnesse e che la vita è una rete di relazioni inseparabili. È questo che ci ha portato in questi anni, con un pezzo del cattolicesimo nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale, a lavorare sui temi dell'ecologia integrale. Lo sapete, siamo consapevoli che oggi per raggiungere la giustizia sociale dobbiamo non solo garantire la giustizia ambientale, ma forse dobbiamo porci delle domande in termini morali diversi rispetto alle relazioni che noi dobbiamo avere con le altre entità viventi. Forse dobbiamo iniziare a parlare di giustizia ecologica. Ce l'ha insegnato il Covid. Se non rispettiamo il diritto alla vita di altre entità viventi, siamo destinati a scomparire come razza umana. Questo ce l'hanno spiegato. Il Covid, lo sappiamo, distruggere ecosistemi selvaggi in cui vivono altre specie viventi, aver impedito il commercio a livello internazionale di animali selvatici, visto che il 90% dei virus è di natura zoonotica, ha provocato una reazione a catena nel nostro pianeta, devastante. Per cui il Covid è la conseguenza diretta del collasso climatico. Questo ce l'ha raccontato l'OMS già nel 2007, pensate. Noi economisti ecologici abbiamo mappato 71 virus letali negli ultimi 70 anni, che sono la conseguenza del collasso climatico. L'unica maniera per garantirci il diritto alla vita su questo pianeta evidentemente è la riconversione ecologica, evidentemente un altro approccio etico alla vita, garantire le altre entità viventi. Abbiamo quindi bisogno, anche nel nostro Paese, di forze politiche che sappiano affrontare la complessità di problemi per quella che è, non semplificando con favole del tipo facciamo più PIL e creiamo posti di lavoro, perché non è così. E allora mi permetto di dire, proprio perché qui con voi, con tutte e tutti voi mi sento a casa e sento la necessità e la responsabilità come abitante del pianeta Terra di condividere questa urgenza. Abbiamo bisogno di forze politiche e di movimenti che rimettano al centro giustizia sociale, giustizia ambientale, giustizia ecologica per un nuovo paradigma di civilizzazione. Siamo nel terzo millennio e noi non possiamo più aspettare, non vogliamo aspettare, non dobbiamo aspettare e non possiamo aspettare. Vorrei concludere il mio intervento con voi condividendo alcune delle valutazioni che con Boaventura de Sousa Santos, che alcuni di voi conosceranno, un grande sociologo che ha dato vita a parte degli strumenti con cui abbiamo lavorato in questi anni, tra cui il Forum Sociale Mondiale, cosa noi ci aspettiamo dalle forze politiche di sinistra, come reti sociali, come movimenti. Vi dico 5 punti che dal nostro punto di vista sono indispensabili. I partiti del futuro saranno partiti movimento, devono combinare non solo la democrazia rappresentativa, ma la democrazia partecipativa, sia nell'organizzazione
che nella definizione del programma, che nella scelta dei leader, che nella presa di decisioni. La politica di prossimità è la chiave della politica del futuro. Il mutualismo, la pienezza del vuoto, la cooperazione che massimizza il risultato, la riterritorializzazione delle relazioni. I partiti di sinistra non devono essere reinventati. Basta riconoscere e dare valore alle proprie idee, alla prossimità, alla convivenza con i gruppi sociali esclusi, discriminati. Siamo confusi quando durante la campagna elettorale ci vengono a dire che vengono nelle periferie. Io ci vivo nelle periferie, ma dove dovrebbero vivere i militanti e i dirigenti della sinistra? Solo nella zona ZTL? Siamo confusi da questo punto di vista. Il partito Movimento di Sinistra deve intendere evidentemente la lotta per la democrazia, non solo in termini di democrazia rappresentativa liberale, ma anche e soprattutto nello spazio della famiglia, delle comunità, delle produzioni, delle relazioni sociali, della natura. Dobbiamo accettare il corpo a corpo, come noi facciamo quando contrastiamo il welfare sostitutivo mafioso, perché viviamo una crisi permanente e una democrazia a bassa intensità. Se vogliamo costruire una democrazia ad alta intensità, dobbiamo accettare il corpo a corpo sociale per cambiare l'egemonia culturale e il senso comune nel Paese. I partiti di movimento di sinistra devono unire le forze con altri partiti di sinistra. Lo vogliamo dire forte e chiaro a tutti, anche agli assenti in questa sala, perché il principio che noi intendiamo per salvare la nostra razza dall'estinzione, per vivere e prosperare come meritiamo, come razza umana, è quello che Boaventura ha definito pluralismo depolarizzato. Abbiamo bisogno di unità e ci si unisce a partire da quello che ci tiene insieme, lasciando fuori quello che non ci tiene insieme, perché sarebbe stupido da parte nostra non accettare questa sfida. L'ultimo punto, la cultura dei partiti, dei movimenti di sinistra deve essere cultura popolare e la formazione è la chiave per sostenere la democrazia e frenare l'autoritarismo delle destre. Questo significa che noi dobbiamo impegnarci nelle mense, nel teatro popolare, nelle scuole di formazione, nei bilanci partecipativi. Significa immaginare davvero che dall'altro mondo possibile che abbiamo raccontato dobbiamo comprendere che abbiamo questo di mondo, perché non c'è un pianeta B e che è arrivato il nostro tempo, come dite voi. Noi ci auguriamo di questa strada di continuarla a fare con tutti e tutte voi. Grazie. I, in my work and in all my thinking, have come to place my faith on a very small platform, and that platform is the platform of basic human rights equally for all people, irrespective, obviously, of their roots or nationality or religion or anything else. There's a revolution going on. Something's changing. Everything is changing. Suddenly it becomes clear that the system we've inherited doesn't work. Not only doesn't it work, it's creating a world that we can't tolerate. A world in which the rich get richer and the poor become more numerous. A world in which our tax dollars support repressive military regimes all over the world. We can't take any more of it. For a long time we thought individually that these ideas were just ours. Now we realize that everybody's thinking the same way. We are together in this struggle against the rising tide of populism and a deadly economics which is failing millions and millions of people across the world and destroying the very planet we depend on for life. These are such difficult times, and here in Canada, we are up against powerful extractive companies that are at war with life on Earth. It helps so much to know that you are in this struggle with us, standing up to these same powerful forces and protecting your beautiful lands and water and people. The system we've got doesn't work anymore. The political system we've got doesn't work. The economic system doesn't work. It all needs rethinking. There's one organization that is doing a lot of rethinking, and that's DiEM. DiEM25 is really a new approach to politics. DiEM25 comes out of Europe and is pan-European. It isn't nationally based.
It doesn't owe its allegiance to a particular subgroup of people within one country. DM is really a beginning of a new way of doing things. Please support DM now. It's more urgent than ever that those of us who share the same values work together to make sure we put people and planet above profit and growth, and to create the better world that we know is possible. We know that society is capable of transformational change because we've done it before. We can do it again. DM is, I think, the only bright light that we have on our horizon. DM sees clearly that this opposition between liberal establishment and new populist right is a wrong opposition, that we should move out of it. And DM sees it perfectly that the new leftist populism is not a solution. The great virtue of this movement is that it proceeds without illusions, not because the goal is close, but because it's the right thing to do. I'll paraphrase Gramsci, saying, the old order is dying and the new is yet to be born. Well, it's our responsibility, onerous responsibility, to be the midwife of that birth. All the best to you, and since I hope part of that you too, all of us. It's not only about us. If we will be eliminated, then if I were to be a billionaire, I would do what hundreds of billionaires are doing. Start to construct myself a bunker in New Zealand or some faraway country. But since I want to stay here in my beloved Europe, I say, let's move on. Let's be ruthless. Je suis un dimmer. I'm a DMer. Ben bir DM'liyim. Eu sou gamer. Je suis un dimmer parce que je n'aime pas la politique. Αλλά δεν θα αφήσω αυτούς τους πολιτικούς να κλέψουν το μέλλον μου. Я želim da živim u pravoj demokratiji. Où le peuple a le pouvoir. Jag vill ha en Green New Deal. A univerzalni základni příjem. In Europa den tillstånd med en män gemensam. Das für die vielen arbeitet. Non per i pochi. Θες αυτή η Ευρώπη να γίνει πραγματικότητα? Et rejoindre des centaines de milliers de personnes. En un movimiento sin fronteras. Dann bist du vielleicht ein Dimmer. Este é o nosso momento. Unsere Zeit. This is our day. Αυτή είναι η μέρα μας. Unici για noi. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Abbiamo raccontato prima di come questo progetto è fatto di lo stesso partito costruito in tutta Europa. Noi oggi partiamo qua in Italia, ma un anno fa, prima di noi, sono partiti in Germania ed è con estremo onore che chiamo qui a parlare Juliana Zita, portavoce del MER25 in Germania. Thank you very much. So first of all, of course, in the name of all the MER25s and my German comrades and those CC members of DiEM25 who couldn't be here today, let me congratulate you to the creation of MER25 Italy and welcome to the family. Just a year ago, and to be exact, tomorrow a year ago, we created MER25 Germany. And I stood on the stage in Berlin, and to be here today in Rome, and to see the fruits of your work during the last year is just amazing, comrades. Really, well done. My applause to you. And this chapter will continue in the next year, where we will create even more MER25s and other countries. That much the political director, Eric, has allowed me to tease today. Federico already mentioned the reasons why we started this journey. I want to go a little bit deeper into that and
answer the question why it's important for us to create Meta 25s everywhere around Europe, and how that will ultimately lead to what DiEM25 initially intended, namely to create a true European Union that is democratic and by the people, for the people. For that, I will use the example of Germany. And I'm going to be brutally honest with you. Germany's establishment, and I mean not the people of Germany, to be clear, I mean the established parties, I mean the elites of that country. When they look at the map, at the European map, what do they see? They look at Eastern Europe and they see cheap workers. They look at Russia, until recently, and they see cheap gas. They look at Italy, they look at Greece and Turkey, and they see someone to solve their refugee crisis, which is, in fact, a humanitarian disaster. That is what it should be called. They look at countries like France and Great Britain and other countries, but only when they seem to be in line with what the current agenda is for Germany in that moment. There is no compassion, there is no solidarity whatsoever, and not to forget that they love to dictate and to patronize everyone around them. That is, unfortunately, the hard truth. When it comes to their own people, like citizens like me, they do as much as it's needed to be re-elected or elected at the next election. They brought up a 200 billion euro fund, relief fund, that they didn't want Europe to implement European-wide. But to be honest, as a mother of 3 children, living in a 5-people household, getting hit by the inflation every time I go to the supermarket and I have to pay hundreds of euros just to buy the basics. And when I see those gas and fuel prices, I have to tell you that this may sound a lot, but it's a joke. What does a 300 euro one-time payment help me? Really, what does it? Like, does it help for a month or to pay one bill? Things have to change drastically. And this is what we are fighting for in Germany. And what no other party is willing to do. Yes, we have common problems in Europe, like climate change. And this is not something that we can solve as a single country. This is something where we have to work together. But every country has also its unique struggles that need to be solved with and by the people of that country. And so that everyone lives a country and where the needs of the people are met individually. And let me finish with this, what I believe should be the biggest difference between Meta 25 as a party and other parties. The prize a Meta 25 member should have in front of their eyes should never be fame or power or money. It is nothing less than radical change for the better, for everyone, for the oppressed, the struggling, and the unheard. That is our job in Italy from now on, to be the ones on the ballot who are allies to the people and who fight for the many and oppose those who are exploiting us over and over again. And only then, if people see their lives improving around them in each country, we can go back to the initial idea of DiEM25 and start to puzzle the individual pieces together to a unified and democratized Europe. So I wish us all the strength and endurance for our journey ahead. I'm sure you will accomplish great things, and we are already excited to witness them and help you achieve them together. Let's do it. Thank you.
Io ne approfitto, prima dell'ultimo intervento, per ringraziare dal profondo del cuore quello che ogni giorno i nostri compagni, i nostri colleghi da parte di tutta Europa fanno per aiutarci. E tutta un'altra cosa, combattere questa battaglia sapendo di non essere mai soli e di avere dietro di noi la solidarietà e la forza di centinaia di migliaia di persone in giro per l'Europa che credono in quello che facciamo. Dovreste provarci. Io non credo ci sia bisogno di particolari presentazioni, ma come abbiamo parlato del partito in Germania, forse è arrivato il momento di parlare del partito in Grecia e quindi chiamerei qua sul palco Yanis Varoufakis. Buongiorno, buongiorno Italia. Friends, comrades, DMers, Romans, Italians, Germans, Greeks, I bring to you the warm greetings of solidarity from Mera 25, Mera 25 in Greece. We just heard them from Mera 25, Germany. Now we have Mera 25, right? This is the first time I come to this brilliant country after your last election. We need meetings, moments, feelings like this one today, because these are dark, dark times. Giorgia Meloni's neo-fascists, together with Silvio Berlusconi, who as Prime Minister opened the door to the normalization of fascism in Italy, together with the grand racist master, Mr. Salvini, they are now in government in this country. I so wish I were in a position to recite with you the beloved lyrics, Una mattina mi son svegliato, e ho trovato I fascisti alla nostra porta. I so wish I could, with you, appeal to the Partigiano to come down from the mountains to take us away to fight the fascists. But I can't. Because Giorgia Meloni is for the fascists what Alexis Tsipras was for the radical left. They took advantage of the discontent. They took advantage of the lack of hope. That years of stagnation that was almost designed as part of a class struggle against the people of Italy, the people of Germany, the people of Greece. Years of stagnation gave rise to discontent, and small parties, like the one I participated in, 4% Syriza we used to have, on a program of radical left policies, we were elected. And very soon after that, the leadership of that party became co-opted and completely incorporated in the very same radically toxic establishment which conducted a class war against the people of Greece. Here, a small fascist party of 4% under Giorgia Meloni took advantage of the discontent of the Italian people to gain government, and almost immediately it was co-opted and absorbed by Mario Draghi, by Mario Monti, by Renzi, by Brussels, by the ECB in Frankfurt, by Berlin. This is why these are even darker times than 100 years ago, when the black shirts of Benito Mussolini were roaming the streets of Rome. Because back then,
you could identify the enemy. They wore black shirts and they roamed the streets of Rome. Today, the enemy is more pernicious. Today, the forces that are working against the people are harder to identify and therefore more dangerous for the future of the majority. In one way, comrades, it is not that difficult to that different to the 1920s. Benito Mussolini was a champion of austerity. Read his speeches about the importance of tightening the belt, of balancing the budget, of constraining the money supply. It was like listening to the Troika. Austerity is a policy that is the equivalent of class war against the working class, against the lower middle class. Immediately after Benito Mussolini was handed over government by the haute bourgeoisie in this country, there was a memorandum that was written and circulated in London in the Bank of England, the Central Bank of England. Do you know what it said? It was a paean, a eulogy, a letter of appreciation of Benito Mussolini's economics. The treasuries, the bourgeois liberal democratic governments that are practicing austerity have no problem with the economics of fascism, because the economics of fascism and the economics of the Troika are the same. Now, of course, I'm happy we don't have the black shirts walking around, that we can be here today and talk to one another without the fear that they will storm in the building and make us disappear. This is a good thing. But why is it happening? Why are these people in government, and why do they not need to have their black shirts stopping us? Well, the reason why they are in government in Italy today is because Italy has been stagnating for 20 years at least. Those who vote for the fascists, for Meloni, are not fascists. Those who vote for Le Pen are not fascists. Those who vote for Donald Trump, there are some fascists, but they're not all fascists. A lot of them voted for Obama in 2008. No, people vote for fascists. Do you know when they vote for fascists? When they are already struggling, and they can see that their struggles will get worse and worse, and their children are not going to have as good a life as they, and they cannot see the end of this never-ending slide to beyond the floor. That's when they vote for fascists, when there is no left-wing alternative. Now, we may be here, those of us from Mera Greece, in Rome today to inaugurate Mera Italia. But, friends, comrades, DMers, Italy is a very different country to Greece. Your country has a serious industrial base. We gave it up a long time ago, before we even entered the European Union. Your country, Italy, has a current account surplus. You sell more to the world in value than you buy from the world. Your government has been in a surplus, primary surplus, for years. Your country should be flying. Instead, average earnings in Italy have been falling for 20 years. Why is this?
because of the euro, because of the Eurozone, and because of the way that this European Union is structured. The moment you bring together a country like Italy and a country like Germany, and you lock the currencies, and you have one-size-fits-all monetary policy, it is inevitable that there is going to be a permanent flow of capital, of money, and people from a country like Italy to a country like Germany, or via Switzerland. Maybe some of the Italian youth will not go to Germany, they will go to Canada, they will go to Australia, they will go to Britain. But this monster of a monetary union without a political union, without a fiscal union, condemns a country like Italy, instead of soaring, to stagnate. And then you have discontent, which is natural. And then you've got the whole of the center of the political establishment going to Brussels, either with Berlusconi initially, then with Monti, then with Renzi, you know, I even forget the number of prime ministers that have gone by. And they say yes. Do they not know that with every yes, average incomes in Italy will continue to stagnate? Yes, they do know. But they don't care about average earnings. Because if you are an Italian banker, an Italian oligarch, if you live in the north and you have companies that sell abroad and borrow directly from Germany or from Switzerland, your income, your GDP is going to be rising very fast. It is class war against the majority of the Italian people. Which brings me to the most painful statement that I can make. Who is to blame, friends? The left. The left is the guilty party in all this. Because the bankers do what the bankers do. The scorpions do what the scorpions do. They sting. The fascists do what the fascists do. The bureaucrats who are imagining themselves tomorrow being in Brussels, moving from Rome to Brussels with a nice cushy job, or working as a lobbyist, or through the revolving doors finding a nice job in Goldman Sachs somewhere. They do what is in their interests. Who are the only political force or group that have failed themselves and the people? We, the left. So let's begin with this realization and this statement. The left is the guilty party. If Meloni is prime minister, it's because of the left. If average earnings are falling, it is because of the left. Because we have failed to create an alternative. And therefore, we've given Margaret Thatcher the greatest gift. We've agreed with her that there is no alternative to that which condemns the working class and the underprivileged people to permanent stagnation. What do we need in this country? Surely, we don't need another small left-wing party that comes up with a manifesto, sings Bella Ciao fraudulently, and then proceeds to contest elections and convince no one. Because even if that little party becomes smaller, like Podemos did in Spain, the moment you reach a certain percentage, 10%, 15%, 20%, you'll be at some television studio and the journalists or your political opponents will say, okay, Miss something or Mr. something, and if you get elected and you become prime minister of this country or finance minister of this country, and you go to Brussels, to a European Union Council meeting, what are you going to say to them?
about the electricity network, the electricity market? What are you going to say to them about the debt, the public debt, about the banks, about green energy? If you don't have an answer to that, finished. This is what happened to Podemos. They reached 22%. They had no answer. They had a policy of not having a European policy. And at that point, because everybody knows that we are in this European Union, we have this common currency in our pockets. Most people don't have enough of it, but they do have a few euros. Huh? Unless we, the left, have an answer to the question, so what do you do with the things that I mentioned? Banks, electricity, debt, energy, migrants. What do you do at the European? What are you going to say? How are you going to promote the interests of your people and the peoples of Europe in the European Union Council? Or will you, once you get there, say yes to everything again? As Tsipras did, as Meloni is doing today, as Mario Monti did, as Mario Draghi did. Then you're finished. Because let's face it, if you are a struggler out there, a person who struggles, why vote for any of these people who will go to Brussels and say yes to everything? You will try to vote for somebody who really pisses off, annoys the establishment. And these are usually the fascists. Now, of course, now the fascists have been co-opted into the system. This is the moment for Mera 25 in Italy. This is the moment, once Meloni's supposed anti-systemic stance is exposed for the fraud that it is, in the same way that Tsipras was in Greece, there will be a huge political vacuum in this country. This is the opportunity of the left. And because we, as DiEM25, know the left in Italy, we also know that this is the moment to set up Mera 25. Why am I saying that? I'm saying that this is the moment to set up Mera 25 in Italy because, friends, the crisis of Europe is deepening. The German economic model on which the European Union was built, on the Euro was built, is kaput. It was based on cheap wages. Wages are now going to have to rise because of inflation. Cheap gas, gone. And good markets in China. Well, there is a Cold War brewing between Washington and Beijing. Germany is not going to be allowed to sell stuff at the rate it was planning to China. So we are witnessing the disintegration of the European model. At the same time, the political vacuum is being created here. I said that we know the Italian left. Let me inform those who don't know about it and remind those of you who do. This is not the first time we're in this building, this splendid Aquarium Romano. First time was 2016, when we came here after having inaugurated DiEM25 in Berlin. We came here to inaugurate DiEM25, not as a political party, but as an opportunity for the left, for the Greens, for even progressive liberals to join together to come up with a European Green New Deal that would be good for Italy, good for Germany, good for the rest of us. And it was full of people from all political parties of the left, but also some Greens, some mayors from different municipalities across Italy. And we, DiEM25, worked feverishly to put together, took us 2 years, more or less, 1.5 years, a document, the plan. You see, it's the plan, the document that was missing. Because the fascists have a plan, pan-European. Whether it's a fascist in Italy, in Germany, in Hungary, in Greece, you ask them, what is your plan? They say to get rid of the foreigners. The Jews, the Muslims, the other, they have one story. They tell the same story everywhere.
The bankers, there is no greater internationalism than that which is displayed by the bankers. Whether it's a German banker, an Italian banker, a Greek banker, a Nigerian banker, they are like brothers and sisters. We, the left, the progressives, were the only ones who did not have this kind of solidarity and one plan, one answer to the question, what should we do about energy? What should we do about public debt? So we tried to put it together. By late 2017, we had put it together. The European Green New Deal, it's a splendid document. Many Italians contributed to it. Many Germans, many French, many Portuguese, Spaniards, British, even some comradely Americans like James Galbraith contributed to it. And we had a fantastic program for the European Parliament elections. And then it all broke down. Because DiEM25, we said to the people who helped us put it together, we asked them, are we going to run with it? Are we going to put this to the Italian people, to the German people, to the Greek people, to everyone in Europe? The one plan of progressives that we created together. At that point, do you know what they told us? Oh, if Fabio is on this ticket, I cannot be. If Antonella is not on the ticket, but Fabio is, there is no way I'm talking to you. Disaster. Catastrophe. Farce. We ended up not running in Italy. Remember that? We ran in Germany, but again, in Germany, Die Linke, they couldn't agree with one another. You know, Katja was saying, if Sarah is on the ticket, I'm not running, and Sarah was saying, if Katja is on the ticket, I'm not running. So this is why I'm telling you, it is the left's fault, that the radical, toxic, authoritarian center always manages to co-opt the Tsiprases, the Melonis, and to continue their evil work. This time, we're doing things differently. We're not simply going to be a movement that invites parties to get together. We are creating our own party to lead the way. With Federico Dolce, with all our comrades in here, we are going to make the mad move. It is a mad move. There's no doubt about that. Look at us. We're 200 people. But comrades, what is necessary is never mad or unwise. And this is a necessary small first step. It is like lighting a candle in the darkness. Light begins with a candle before it takes on and starts brightening the day in these dark times. And who knows, if we succeed, then we can sing Bella Ciao, not as a reminder of our permanent defeats, not with a sinking feeling that we betrayed the tradition, but as a celebration of the new left-wing radical movement in this country. Evviva Mera 25!